È assente la soluzione. Argomento: superamento del numero massimo di 120 cardinali. Se da una parte nella Universi Dominicis Gregis è scritto il numero massimo di 120 cardinali, dall'altra parte sarebbe ora di osservare che non è stata scritta la soluzione da adottare nel caso del superamento del numero massimo. Chiariamo subito che per capire una situazione diversa da casa propria non è possibile limitarsi solo a ciò che a casa di altri si trova scritto, ma occorre ricostruire anche ciò che non è stato scritto. Per esempio, i fantastici 4 delle messe illecite e dei 108 cardinali invalidi dicono: nel numero 76 c'è scritto senza che intervenga alcuna dichiarazione. C'è scritto senza che intervenga alcuna dichiarazione. Non c'è scritto nient'altro. Perciò Giovanni Paolo II ha detto che chiunque può dire che Bergoglio è ufficialmente un antipapa, un papa nullo. A tutti i fedeli, a nome di tutta la Chiesa, come se fosse un papa, perché nel numero 76 c'è scritto solo quello e perciò evidentemente non c'è bisogno di niente altro. Ma poi loro non dicono che Bergoglio ancora oggi è indicato ufficialmente come sommo pontefice. Poi loro non dicono chi è che cancellerà effettivamente Bergoglio dall'elenco dei papi e quale percorso logico e giuridico seguirà, come invece ho fatto io nel video sui 5 giudizi per scomunicare Bergoglio. Questo accade quando ci si limita a ragionare solo su quello che si trova scritto in un punto, in una riga. Ora, però, queste esagerazioni su ciò che è scritto nel numero 76 non sono poi così importanti fino a quando sono limitate a Bergoglio. Il problema è che con questa presunta autorità che fanno risalire al numero 76, partendo da Bergoglio, poi pontificano prima sulla liceità delle messe parrocchiali, poi sulla validità di 108 cardinali e di Leone XIV, infine sulla validità dei vescovi nominati da Bergoglio. Poi, se uno dice loro che sono diventati esaltati e anticlericali, si offendono? Ecco come si va a finire quando si legge ciò che è scritto in una riga soltanto, in questo caso del numero 76. Passando ora al caso del numero massimo di cardinali, se da una parte nella Universi Dominicis Gregis è scritto il numero massimo di 120 cardinali, dall'altra parte sarebbe ora di osservare che non è stata scritta la soluzione da adottare nel caso del superamento del numero massimo. Ve ne eravate mai accorti? Ve l'avevano mai detto i campioni delle messe illecite e dei 108 cardinali invalidi? No. Per capire bene, per esempio, è assente nel caso che il numero superi quello di 120, allora il decano faccia questo. Oppure, allora i primi 120 cardinali più anziani per ordinazione facciano quest'altro. Oppure dichiaro che i cardinali eccedenti 120, secondo la data e l'ordine di ordinazione, siano esclusi dal voto. Non è scritto e
non occorreva molta fatica a scriverlo. Avevate mai ragionato su questa assenza? Se ci aveste ragionato, avreste capito che evidentemente i 13 cardinali in più non sono un problema. Non rendono nullo e invalido il conclave 2025 e avreste certamente aiutato qualcuno a rimanere con i piedi per terra. Allora, per quale motivo è scritto il numero massimo, ma non è scritta la soluzione da adottare nel caso del suo superamento? Per il motivo che nella stessa Universi Dominici Gregis vi sono numeri che obbligano a fare nulla contro qualsiasi cardinale elettore, dunque anche contro i 13 cardinali in più, e altri numeri che obbligano tutti i cardinali a partecipare all'elezione, dunque anche i 13 cardinali che superano i 120. Numero 3. Nei precedenti 2 video abbiamo applicato il numero 3 ai 108 cardinali nominati da Bergoglio. Ora lo applichiamo ai 13 cardinali eccedenti il numero di 120. Allora, cosa poteva fare il collegio cardinalizio ai 13 cardinali in più? Niente. Numero 3. Inoltre stabilisco che il collegio cardinalizio non possa in alcun modo disporre circa i diritti della sede apostolica e della Chiesa romana, ed ancor meno lasciar cadere direttamente o indirettamente alcunché di essi. Attenzione, sia pure al fine di comporre dissidi. Per esempio, il dissidio tra Bergoglio e il Cardinal Becciu e, appunto, il dissidio giuridico tra i 133 cardinali di fatto e il numero massimo indicato al numero 33. Infatti, il dissidio Bergoglio-Becciu era rimasto irrisolto al momento del conclave. Allora il collegio cardinalizio non ha lasciato cadere i diritti di Bergoglio. Pertanto Becciu si è dovuto ritirare dal conclave. La stessa cosa è avvenuta col dissidio tra il numero massimo e i 13 cardinali in più. Cioè, il collegio non ha lasciato cadere i diritti di Bergoglio, che purtroppo è ancora ufficialmente Papa, e i 13 cardinali in più hanno partecipato alle votazioni. Terminiamo. O di perseguire azioni perpetrate contro i medesimi diritti. Cioè, come visto nei precedenti 2 video, il collegio non ha potuto perseguire i 108 cardinali nominati senza alcun diritto da Bergoglio, in quanto era ufficialmente sommo pontefice. Quindi il collegio non ha lasciato cadere i diritti di Bergoglio sui 108 cardinali. Termina: dopo la morte o la valida rinuncia del pontefice, sia cura di tutti i cardinali tutelare questi diritti. I diritti vanno tutelati nel senso di mantenuti, come si trovano. Status quo, né aggiungere né togliere. Tutto deve proseguire come se il Papa fosse ancora vivente. Dunque, il numero 3 proibiva ai cardinali di fare qualsiasi cosa ai 13 cardinali in eccesso. Allora, domanda: per quale motivo i 13 cardinali in più non si sono spontaneamente ritirati come ha fatto il cardinal Becciu? Perché Becciu aveva una mezza esclusione dal voto da parte di Bergoglio. Infatti era ancora rimasta da chiarire da parte degli organi di giustizia, come detto nel comunicato del 30 aprile.
Invece i 13 cardinali in più non avevano alcuna indicazione contraria da parte di Bergoglio, perciò dovevano obbedire al numero 38, che obbliga tutti i cardinali elettori convocati dal decano o da altro cardinale a suo nome per l'elezione del nuovo pontefice sono tenuti, sono obbligati, in virtù di santa obbedienza, ad ottemperare, a rispettare, all'annuncio di convocazione per l'elezione del nuovo pontefice e a recarsi al luogo designato allo scopo per eleggere il nuovo pontefice, non per giocare a carte. Ossia, i 13 cardinali eccedenti il numero massimo non potevano ritirarsi come ha fatto Becciu. Riassumiamo allora questo punto, anche con una punta di precisione polemica. Nel numero 33 della Universi è scritto il numero massimo di 120 cardinali, ma non è scritta la soluzione da adottare nel caso che il numero massimo venga superato. E di questa assenza i maestri delle messe illecite e dei 108 cardinali invalidi non hanno detto nulla perché non se ne sono accorti. Poi il numero 3 impediva di agire contro i 13 cardinali eccedenti il numero massimo. Infine, il numero 38 obbligava i 13 cardinali eccedenti ad eleggere il nuovo pontefice. Perciò tutti quelli che dicono il Vaticano ha sbagliato, il Vaticano ha trasgredito, le messe sono illecite, i 108 cardinali sono invalidi, sono proprio loro a sbagliare, perché rispetto alla Chiesa presumono di avere sempre ragione. È il loro punto di partenza. Ora vediamo la domanda fondamentale. Dato che i cardinali non potevano fare nulla sul numero massimo di 120 cardinali e perciò loro non hanno reso nullo e invalido il conclave 2025, forse Bergoglio ha reso nullo e invalido il conclave 2025 con i suoi 13 cardinali in più? Via con l'altra metà dell'indagine. Ehi, scopriamone alcune. La declaratio è il Papa Emerito. Agosto 2025, Mark Voice. La regola da parte del superiore. La trasgressione solo da parte dell'inferiore. Parlando in generale, una trasgressione avviene solo quando gli inferiori non rispettano la volontà dei superiori, mentre i pari grado non commettono trasgressioni tra di loro, ma solo delle mancanze di rispetto. La regola del numero massimo, il numero massimo di cardinali elettori non deve superare i 120, è stata stabilita da un Papa, Giovanni Paolo II, ed è stata confermata dal Papa successivo, Benedetto XVI. Domanda fondamentale. Questi due papi, a chi hanno rivolto questa regola? Tic toc. Forse ai cardinali? Forse alle persone di servizio e di sicurezza che ruotano attorno al conclave? No. Questa regola l'hanno rivolta a chi conferisce il cardinalato, al Papa. Canone 351. Ad essere promossi cardinali vengono scelti liberamente dal Romano Pontefice uomini che... eccetera. Visto? Anche di questa banalità
I 4 maestri dell'errore non hanno detto nulla. Dunque, i cardinali non hanno creato i 13 cardinali in più. Poi, come detto prima, il numero 33 non fornisce alcuna soluzione ai cardinali in caso contrario. Poi il numero 3 impediva ai cardinali di agire contro i 13 cardinali in più. Infine, il numero 38 obbligava i 13 cardinali in più a partecipare all'elezione del nuovo pontefice. Risultato: i 133 cardinali del Conclave 2025 non hanno trasgredito la Universi Dominici Gregis e non hanno fatto entrare in azione il numero 76 contro il futuro Leone XIV. Allora, dato che la regola del numero massimo è rivolta a Bergoglio, forse è stato lui, con la sua creazione dei 13 cardinali in più, a trasgredire la Universi Dominici Gregis e a determinare un conclave 2025 nullo e invalido? No, nemmeno lui. Perché Bergoglio, da un punto di vista ufficiale, di diritto, era papa esattamente come Giovanni Paolo II e come Benedetto XVI. Infatti, ancora oggi Bergoglio è un antipapa solo di fatto, non di diritto, non ufficialmente per tutta la Chiesa e per tutti i fedeli e i non fedeli. Infine, per chi pensa che i 108 cardinali siano invalidi, dia un'occhiata alla prima pagina del sito della Santa Sede e capisca che tutto il processo deve ancora cominciare. Cioè, non è possibile dichiarare 108 cardinali invalidi se prima il Papa che li ha nominati non è stato cancellato. Poi, anche quando sarà cancellato, c'è sempre il canone del Supplet Ecclesia, la vedo dura a definire i 108 cardinali come invalidi. Anche perché i cardinali sono i cardinali della Chiesa e non del Papa. Dunque, Bergoglio era pari grado, era allo stesso livello di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, che avevano scritto e confermato il numero massimo di 120. Dunque, la situazione, da un punto di vista gerarchico orizzontale, è che un Papa, Giovanni Paolo II, ha stabilito di diritto il numero massimo di 120 in un documento, mentre un altro Papa, sospetto nullo e invalido, sospetto antipapa, Bergoglio, ha stabilito di diritto un numero di 13 cardinali in più, oltre il numero massimo, 7 mesi dopo il suo ultimo concistoro. Non so se nel frattempo qualcuno ha perso il diritto di voto. Queste due azioni sono state effettuate sia da Giovanni Paolo II sia da Bergoglio con la supremazia data loro dal canone 1404, che dice: la prima sede non è giudicata da nessuno. Ripeto, la prima sede non è giudicata da nessuno. Per cui non si può giudicare Giovanni Paolo II e non si può giudicare Bergoglio. Risultato: dopo la morte di Bergoglio e prima del conclave, nessuno poteva intervenire sulla Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II per aumentare il numero massimo, per esempio a 140. Come nessuno poteva intervenire sui cardinali di Bergoglio o sul loro diritto di voto per diminuire il numero degli elettori fino a 120. Nessuno poteva fare niente. Vi decidete a restare dentro il diritto e dentro la logica
egregi maestri e discepoli delle messe illecite e dei 108 cardinali invalidi? Poi, per chi sa personalmente che Bergoglio non è mai stato papa, antipapa non è un termine giuridico, ma è un modo comune di dire, sa che egli beneficiava del canone 1404 ufficialmente di diritto, come Giovanni Paolo II, ma in realtà senza alcun diritto proveniente dal conclave 2013, come dice il numero 76, in quanto scismatico. Come sa pure che la frase del numero 76, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito, Giovanni Paolo II l'ha scritta solo ai cardinali, non ai vescovi, non ai parroci, non ai fedeli, non ai non fedeli. Sa che significa: egregi cardinali che commettete una trasgressione della Universi Dominici Gregis, non pensate che la vostra elezione sia legittima fino a quando in futuro interverrà una dichiarazione ufficiale a stabilire che invece è stata illegittima. Perché io, Giovanni Paolo II, già da ora la dichiaro illegittima al momento della trasgressione. Nient'altro. Giovanni Paolo II sarebbe morto e questo era il massimo che poteva fare con la sua autorità. Per questo l'elezione è illegittima solo di fatto, per l'autorità di Giovanni Paolo II. Ma poi, chiaramente, la Chiesa attende ed obbedisce solo alla dichiarazione ufficiale di un Papa vivente, che qualifichi, questa volta di diritto, ufficialmente, questa elezione come illegittima per tutta la Chiesa e per tutti i fedeli e anche i non fedeli. Papa vivente che poi procederà alla cancellazione di Bergoglio dall'elenco dei papi. La Chiesa non riconosce la dichiarazione di un gruppo di cardinali della minoranza o di un gruppo di vescovi o di uno scrittore. Infatti, è inutile ripetere anche 10 volte al giorno: Bergoglio è un antipapa in senso assoluto, Bergoglio è un antipapa in senso assoluto, perché la realtà è che Bergoglio deve essere ancora cancellato come papa. Perciò, maestri e discepoli dell'errore, uscite dalla presunzione di giudicare Bergoglio, le messe parrocchiali e i 108 cardinali a nome di tutta la Chiesa, perché solo i papi viventi, cancellano i papi illegittimi, non i preti, non i fedeli, non i non fedeli, non gli anticlericali. Prossimo video vedremo perché il Vaticano è stato e le parole. Ci vediamo.